E se vi dicessi che non siete al centro? Benvenuti, nobili viandanti dello spazio e del tempo, che avete scelto di fermarvi un istante per ascoltare la voce di un uomo che ha speso la sua intera esistenza con il naso rivolto all'insù. Io sono colui che ha fermato il sole e mosso la terra. Il mio nome è Niccolò Copernico e per secoli il mio pensiero è stato il fulcro attorno al quale ha ruotato non solo il nostro pianeta, ma l'intera concezione che l'umanità ha di se stessa e del divino. Non sono stato un guerriero armato di spada, né un re seduto su un trono d'oro, ma un umile canonico armato di compasso e pazienza, che nel silenzio delle notti prussiane ha osato sfidare l'ordine immutabile dei cieli. Lasciate che vi conduca indietro, molto indietro, dove tutto ebbe inizio. Immaginate un mondo diverso dal vostro. Un mondo dove la terra è ferma, pesante, immobile al centro di tutto il creato. Un palcoscenico privilegiato scelto da Dio per il dramma della salvezza umana. Sopra di essa, sfere di cristallo ruotano con musica perfetta, trascinando astri e pianeti in una danza eterna dettata dalla fisica di Aristotele e dai calcoli di Tolomeo. Questo era il mondo in cui aprì gli occhi, nella fredda e laboriosa città di Torugna, nella Prussia reale, nell'anno del Signore 1473, il 19 di febbraio. Era un tempo di transizione, un'epoca in cui il Medioevo sfumava lentamente nei colori vibranti del Rinascimento, ma le ombre del dogma erano ancora lunghe e scure. La mia infanzia fu cullata dal lento scorrere del fiume Vistola, arteria pulsante che portava vita e commercio nelle terre del nord. Toruń era una città di mattoni rossi, di mercanti, di spezie e di quel profumo inconfondibile di pan pepato che ancora oggi, se chiudo gli occhi, riesco a sentire pungente nelle narici. Appartenevo a una famiglia di mercanti. Mio padre, Niccolò come me, commerciava in rame, un metallo nobile e utile, il cui colore caldo sembrava riflettere la luce di quel sole che un giorno avrei posto al centro dell'universo. Mia madre, Barbara Vatsenrode, proveniva da una stirpe potente e influente. Non ci mancava il pane, né il calore del focolare, ma il destino, come una stella cadente, traccia parabole imprevedibili. Avevo solo 10 anni quando la morte bussò alla nostra porta, portandosi via mio padre. Ricordo il silenzio che calò nella casa, un silenzio pesante come il piombo, rotto solo dai sussurri delle preghiere e dal pianto soffocato di mia madre. In quel momento, il mio futuro, che forse sarebbe stato quello di un mercante tra i banchi del mercato, cambiò radicalmente orbita. Entrò in scena la figura imponente di mio zio materno, Lucas Vatsenrode. Egli non era un uomo qualunque. Era un uomo di chiesa, potente, ambizioso, severo, destinato a diventare principe vescovo di Varmia. Fu lui a prenderci sotto la sua ala protettrice, me e mio fratello Andrea, con la ferma intenzione di fare di noi uomini di cultura, servitori di Dio e dell'amministrazione ecclesiastica. Sotto la guida dello zio Lucas, l'istruzione non era un'opzione, ma un dovere sacro.
Imparai presto che la conoscenza era la vera valuta del potere. I miei primi studi si svolsero nella scuola parrocchiale di San Giovanni a Torugna, tra le mura austere dove il latino veniva instillato nelle nostre menti con rigore e disciplina. Ma fu più tardi, quando varcai la soglia dell'Università di Cracovia, nell'anno 1491, che il mio vero viaggio iniziò. Avevo 18 anni, l'età in cui il sangue bolle e la mente è una spugna avida di sapere. Cracovia, all'epoca capitale del Regno di Polonia, era un gioiello culturale, un crocevia di menti brillanti provenienti da ogni angolo d'Europa. Lì, l'aria stessa vibrava di discussioni filosofiche e teologiche. Fu a Cracovia che acquistai i miei primi libri di astronomia e matematica. Ricordo ancora la sensazione della pergamena sotto le dita, l'odore dell'inchiostro, la meraviglia nel decifrare le tavole tolemaiche. L'università era rinomata per la sua scuola di matematica e astronomia, e io mi immersi in quegli studi con una fame insaziabile. Ma c'era qualcosa, in quelle aule polverose, che iniziava a non tornarmi. I professori spiegavano i moti dei pianeti con sistemi complessi di deferenti ed epicicli, cerchi su cerchi, correzioni su correzioni, per giustificare il fatto che, osservando il cielo, i pianeti sembravano talvolta fermarsi o tornare indietro. Tutto questo macchinario celeste, descritto nell'Almagesto di Tolomeo, funzionava per le previsioni, sì, ma mancava di quella sublime semplicità che, ne ero certo, doveva appartenere all'opera di Dio. Com'era possibile che il Creatore, nella sua infinita saggezza, avesse costruito un meccanismo così farraginoso e complicato? Questi dubbi, tuttavia, erano ancora semisepolti sotto la neve. Non osavo parlarne apertamente. Ero un giovane studente, rispettoso dell'autorità e della tradizione millenaria che poneva la Terra, corrotta e pesante, al centro del cosmo, e il cielo, etereo e perfetto, in rotazione attorno ad essa. Dopo aver completato gli studi a Cracovia, lo zio Lucas, che aveva grandi progetti per me, decise che dovevo proseguire la mia formazione in Italia, la culla del diritto e della medicina. E così, nell'anno 1496, intrapresi il lungo viaggio verso sud, valicando le Alpi per raggiungere Bologna. L'Italia, che terra meravigliosa di contrasti e bellezza. A Bologna mi iscrissi alla facoltà di diritto canonico, come desiderava mio zio, per prepararmi a una carriera nell'amministrazione della diocesi. Ma il mio cuore, ahimè, batteva per le stelle. A Bologna ebbi la fortuna di incontrare Domenico Maria Novara, un astronomo non dogmatico, un osservatore attento che divenne per me più di un maestro. Divenne un compagno di osservazioni. Insieme, nelle notti limpide, salivamo sui tetti o sulle torri per scrutare il firmamento. Fu lì, osservando la luna occultare la stella Aldebaran nella costellazione del Toro, la notte del 9 marzo del 1496, che compresi quanto l'osservazione diretta fosse superiore a qualsiasi antico testo scritto. La mia giovinezza fu un continuo peregrinare tra dovere e passione. Mentre studiavo le leggi della Chiesa, la mia mente vagava tra le sfere celesti. Dopo Bologna giunse l'anno del Giubileo, il 1500, e mi recai a Roma. Lì, nella città eterna, tenni persino delle lezioni di matematica e astronomia, parlando a un pubblico di dotti. Sentivo crescere in me una consapevolezza nuova, ma anche un timore reverenziale. Le discrepanze tra i calcoli degli antichi e la realtà del cielo diventavano sempre più evidenti, come crepe in un muro destinato a crollare. Non mi fermai a Roma. Tornai al nord per un breve periodo, per prendere formalmente possesso del canonicato presso la cattedrale di Frombork, una posizione che mio zio mi aveva procurato e che mi avrebbe garantito una rendita per la vita. Ma la mia sete di sapere non era placata. Chiesi e ottenni il permesso di tornare in Italia per studiare medicina. Questa volta la mia destinazione fu Padova, la cui università era celebre per gli studi medici e filosofici. A Padova,
tra il 1501 e il 1503, approfondii la conoscenza del greco, lingua indispensabile per leggere i testi originali degli antichi filosofi, compresi quelli che, come i pitagorici, avevano sussurrato secoli prima l'idea folle che la Terra potesse muoversi. Sì, perché non ero il primo a pensarlo, ma il primo a cercare di dimostrarlo con la matematica. Infine, completai il mio percorso accademico a Ferrara, dove conseguii il dottorato in diritto canonico nell'anno 1503. Ero ormai un uomo fatto, un dottore, un canonico, un medico. Avevo accumulato una conoscenza vasta, spaziando dalle leggi umane a quelle divine, dalla cura dei corpi al moto degli astri. Ma dentro di me il vero lavoro doveva ancora iniziare. Tornai in Prussia, nella fredda Varmia, per servire mio zio come medico e segretario nel castello di Lidzbark. Furono anni di politica e diplomazia, in cui assistevo il vescovo nelle sue lotte per mantenere l'indipendenza della Varmia contro i cavalieri teutonici e la corona polacca. Eppure, in mezzo a mappe, trattati e prescrizioni mediche, il mio pensiero tornava sempre lì, al grande enigma. Nel segreto della mia torre, lontano dagli occhi del mondo, iniziai a stendere i primi abbozzi della mia teoria. Non era vanità, credetemi. Era la ricerca di un'armonia perduta. Se si poneva il sole, la lucerna del mondo, al centro, immobile, e si lasciava che la Terra ruotasse su se stessa e orbitasse intorno ad esso, improvvisamente tutto il caos dei cieli si ordinava. I moti retrogradi dei pianeti diventavano semplici effetti prospettici. Le distanze e i periodi dei pianeti seguivano un ordine logico e meraviglioso. Il mostro informe creato dagli astronomi per salvare le apparenze svaniva, lasciando il posto a un sistema di una bellezza commovente. Ma come potevo dire al mondo che la Terra solida sotto i loro piedi si muoveva a velocità vertiginosa? Come potevo dire alla Chiesa che l'interpretazione letterale delle scritture, dove Giosuè fermava il sole, andava rivista? La paura del ridicolo, più che la paura dell'eresia, mi tratteneva. Sapevo che i matematici avrebbero capito la bellezza dei miei calcoli, ma il volgo, e i filosofi aristotelici, per loro sarei stato un folle. Per questo motivo tenni le mie scoperte nascoste per decenni, condividendole solo con pochi amici intimi, attraverso un breve manoscritto, il Commentariolus, che circolava come un sussurro tra gli iniziati. La mia vita non fu quella di un eroe tragico, ma quella di un uomo metodico, prudente, diviso tra l'amministrazione delle terre capitolari, la riforma della moneta prussiana, sì, mi occupai anche di economia, formulando quella legge che dice che la moneta cattiva scaccia quella buona, e la cura dei malati. Ma ogni notte serena, quando il vento del nord spazzava via le nubi sopra la laguna della Vistola, io ero là, con il mio quadrante e il mio triquetrum, strumenti di legno da me stesso costruiti, a misurare l'altezza delle stelle, a calcolare gli equinozi, a verificare pazientemente, notte dopo notte, anno dopo anno, la veridicità della mia intuizione. Guardando indietro a quei primi anni, vedo un giovane Niccolò pieno di speranza e di timore, che cammina per le strade di Bologna o siede nelle aule di Cracovia, ignaro che i suoi pensieri avrebbero un giorno scardinato le certezze di millenni. Non cercavo la gloria, cercavo la verità. E la verità, scoprii, è spesso molto diversa da ciò che i nostri sensi ci suggeriscono. I nostri occhi vedono il sole sorgere e tramontare, ma la mente, illuminata dalla ragione e dalla matematica, può vedere oltre l'illusione, può sollevarsi dalla superficie della Terra e guardare il sistema solare dall'alto, in tutta la sua maestosa danza attorno al Re Sole. È un viaggio solitario, quello dell'astronomo, fatto di freddo, di buio e di silenzio. Ma è in quel silenzio che l'universo parla, se si ha il coraggio di ascoltare una melodia diversa da quella che tutti si aspettano. Ed è proprio da questo silenzio carico di stelle, da questa giovinezza spesa tra libri e cieli, tra la polvere delle biblioteche e l'aria frizzante delle notti invernali,
che voglio iniziare il mio racconto. Non come il monumento di pietra che vedete nelle piazze, ma come l'uomo in carne ed ossa, con i suoi dubbi, le sue paure e la sua incrollabile fede nella razionalità del creato divina. Perché prima di essere una rivoluzione, la mia teoria fu un sogno, sognato da un ragazzo che guardava il cielo di Turugne e si chiedeva: e se tutto fosse diverso da come appare? Così quel ragazzo lasciò le sponde della Vistola, portando con sé non certezze, ma una fame insaziabile di verità, che lo condusse dapprima tra le mura di mattoni rossi di Cracovia. Era l'anno del Signore 1491, quando Niccolò si iscrisse all'Accademia di Cracovia, un luogo dove l'alchimia del sapere fondeva la matematica con la magia delle stelle. Lì, sotto la guida di maestri come Alberto Bruzewski, il giovane non si limitò a memorizzare le tavole astronomiche, ma iniziò a toccare con mano gli strumenti di Ottone, gli astrolabi e i quadranti, imparando che il cielo non era soltanto una volta dipinta, ma un meccanismo complesso, un orologio divino di cui bisognava comprendere gli ingranaggi. Fu in quelle aule fredde che acquistò le sue prime copie degli elementi di Euclide e delle tavole alfonsine, volumi pesanti rilegati in pelle che sarebbero divenuti i suoi compagni più fedeli, testimoni silenziosi di notti insonni passate a calcolare eclissi e congiunzioni. Ma la Polonia, per quanto fertile di menti acute, non poteva saziare del tutto la sete di colui che cercava l'armonia suprema. Il richiamo dell'Italia, culla del Rinascimento e terra dove il sapere antico rinasceva sotto nuova luce, divenne irresistibile. Nell'autunno del 1496, Niccolò valicò le Alpi, discendendo verso la pianura padana fino a raggiungere Bologna, la città dotta. Qui il destino gli tese la mano nella figura di Domenico Maria Novara, un astronomo che non si accontentava di leggere Tolomeo, ma osava sfidarlo. Non fu un semplice rapporto tra maestro e discepolo, ma una collaborazione tra menti affini che scrutavano l'oscurità alla ricerca di una crepa nel sistema geocentrico che dominava il pensiero occidentale da oltre 1000 anni. La notte del 9 marzo 1497 fu decisiva. Insieme i due uomini osservarono l'occultazione della stella Aldebaran da parte della luna. Nel silenzio vibrante di quella notte bolognese, mentre la luce della stella veniva inghiottita dal disco lunare, Niccolò comprese che le distanze teorizzate dagli antichi non corrispondevano alla realtà osservata. La parallasse lunare non combaciava con i modelli tolemaici. Un seme di dubbio, radicale e pericoloso, iniziò a germogliare nel suo spirito. Se la luna non si muoveva come diceva Tolomeo, quante altre menzogne erano state scritte sulla volta celeste? La complessità degli equanti, quei punti immaginari introdotti per far quadrare i conti dei moti planetari, iniziò ad apparirgli non come una prova dell'ingegno divino, ma come un mostruoso artificio umano, una violazione del principio di perfezione che doveva governare il cosmo. L'anno del Giubileo, il 1500, vide Copernico a Roma. Nella città eterna, brulicante di pellegrini e impregnata di potere temporale e spirituale, egli tenne lezioni di matematica e astronomia. Parlava di numeri e sfere, ma nella sua mente si stava già disegnando un'architettura diversa. Mentre il mondo celebrava la grandezza della Chiesa e la centralità di Roma, Niccolò iniziava a sospettare che nemmeno la terra fosse al centro di nulla. Tuttavia, la prudenza era la virtù dei saggi. Non vi furono proclami eretici, solo calcoli silenziosi e osservazioni pazienti. Egli sapeva che per scardinare l'universo conosciuto non bastava un'intuizione, serviva una dimostrazione inoppugnabile, costruita con la solidità di una cattedrale gotica. Il viaggio intellettuale proseguì a Padova, dove l'aria era densa di razionalismo aristotelico e dove la medicina si studiava sui testi di Galeno e Avicenna. Niccolò, la cui mente era ormai un archivio di discipline diverse, si immerse nello studio del greco antico. Non era un vezzo erudito, ma una necessità strategica. Voleva leggere i testi originali. Voleva sapere se qualcun altro, prima di lui, avesse osato immaginare la terra in movimento. E trovò, nelle pieghe della storia, le voci dimenticate di Filolao e di Eraclide Pontico, sussurri dal passato che confermavano che la sua non era follia,
ma una riscoperta di una verità antica, sepolta sotto secoli di dogma. Nel 1503, a Ferrara, ottenne infine il dottorato in diritto canonico, un titolo che avrebbe garantito la sua posizione sociale e la sua sicurezza economica, ma che rappresentava solo la scorza esterna della sua esistenza. Il nucleo ardente rimaneva il cielo. Il ritorno in Varmia segnò la fine della giovinezza e l'inizio della lunga, solitaria opera di costruzione del nuovo sistema. Stabilitosi a Lidzbark, presso il castello di suo zio, il potente vescovo Lucas Vatsenrode, Niccolò divenne il suo medico personale e segretario. Le giornate erano consumate dalla politica ecclesiastica, dai conflitti con i cavalieri teutonici, dalle cure per le malattie del corpo, ma le notti appartenevano ancora alle stelle. Fu in questo periodo, tra il 1510 e il 1514, che la sua teoria prese la prima forma scritta, non ancora nel monumentale De Revolutionibus, ma in un breve manoscritto che circolò come un segreto tra pochi intimi, il Commentariolus. In quelle poche pagine, scritte con la precisione di un giurista e la visione di un profeta, Copernico enunciò 7 postulati che avrebbero fatto tremare le fondamenta della filosofia naturale. Con una calma glaciale, scrisse che non esiste un unico centro per tutti gli orbi celesti o sfere, che il centro della Terra non è il centro dell'universo, ma solo della gravità e della sfera lunare, e che tutte le sfere ruotano attorno al Sole, che si trova nel mezzo di tutto. Era una dichiarazione di guerra al senso comune, un atto di audacia intellettuale senza precedenti. Immaginare la Terra, pesante e immobile, lanciata in una corsa vertiginosa attorno al Sole e su se stessa, richiedeva uno sforzo di immaginazione titanico. Significava dire agli uomini che i loro occhi mentivano ogni volta che vedevano il Sole sorgere e tramontare. Ma la stesura del Commentariolus non fu che l'inizio delle vere difficoltà. Il sistema eliocentrico risolveva l'eleganza del cosmo, eliminava gli equanti detestati e spiegava naturalmente il moto retrogrado dei pianeti, come un'illusione ottica dovuta al moto della Terra stessa. Tuttavia, poneva nuovi, terribili problemi fisici. Se la Terra si muoveva, perché le nuvole non restavano indietro? Perché un sasso lanciato in aria ricadeva perpendicolarmente e non spostato verso ovest? Perché la parallasse stellare non era visibile? Copernico sapeva che la fisica aristotelica, su cui si basava l'intera comprensione della natura, crollava se la Terra si muoveva. Egli doveva essere non solo astronomo, ma creatore di una nuova fisica, sebbene non ne avessi ancora tutti gli strumenti. Nel frattempo, la vita in Varmia non concedeva tregua. Dopo la morte dello zio nel 1512, Niccolò si trasferì a Frombork, sulle rive della laguna della Vistola. Lì, in una torre che divenne il suo osservatorio, privo di lenti telescopiche che sarebbero state inventate solo decenni dopo, egli continuò a misurare l'altezza delle stelle con il triquetrum, uno strumento di legno che lui stesso aveva costruito. La solitudine di Frombork era totale. Lontano dai dibattiti accademici di Bologna e Padova, circondato dalla nebbia gelida del Baltico, Copernico lavorava con la pazienza di chi sa che la verità non ha fretta. Egli non cercava la gloria immediata, temeva anzi lo scherno degli ignoranti, di coloro che avrebbero riso dell'idea di una terra mobile. La sua mente era un campo di battaglia, dove la fede nella razionalità divina si scontrava con l'apparenza caotica dei fenomeni. Egli credeva fermamente che il creatore, sommo artefice, non avrebbe mai costruito un universo disordinato o inutilmente complesso come quello tolemaico. La semplicità era il sigillo del divino. Il sole, quella lampada splendente che illumina tutto, non poteva che risiedere al centro, come un re sul suo trono, che governa la famiglia degli astri che gli ruotano intorno. Questa visione, quasi mistica, influenzato dal neoplatonismo assorbito in Italia, fu il carburante che gli permise di perseverare attraverso decenni di calcoli aridi e noiosi. Ogni cifra scritta sui suoi fogli, ogni correzione apportata alle tavole dei moti planetari, era una preghiera silenziosa rivolta al Dio dell'ordine. Non mancarono i conflitti terreni. Mentre riformava i cieli, Copernico fu chiamato a riformare anche la moneta. Nelle diete prussiane egli presentò trattati di economia,
dimostrando come la moneta cattiva scacci quella buona, un principio che rivelava la sua mente acuta e pragmatica, capace di passare dalle orbite celesti al valore dell'argento con disinvoltura. Ma anche mentre discuteva di conio e inflazione, il suo pensiero tornava sempre a quel grande cerchio, l'orbita della Terra, che spiegava le stagioni e la precessione degli equinozi con una coerenza cristallina. Eppure il dubbio lo assaliva. I dati non sempre combaciavano perfettamente. Le orbite non erano cerchi perfetti, sebbene egli si ostinasse a usare combinazioni di cerchi per descriverle, non potendo ancora concepire l'ellisse. Il sistema copernicano, nella sua prima forma, era ancora appesantito da epicicli minori, necessari per far tornare i conti con le osservazioni. Questo lo tormentava. La perfezione sfuggiva per un soffio, ma la strada era tracciata e indietro non si poteva tornare. La Terra era stata scardinata dai cardini dell'universo e lanciata nel vuoto, e con essa l'uomo aveva perso la sua posizione privilegiata al centro del creato, guadagnando però l'infinito. Fu in questi anni centrali della sua vita, tra le mura della cattedrale di Frombork, che il canonico Niccolò trasformò un'ipotesi audace in un sistema matematico rigoroso, preparandosi a lasciare al mondo un'eredità che avrebbe impiegato secoli per essere pienamente compresa e accettata. Nelle lunghe notti invernali della Varmia, mentre il vento del Baltico ululava contro le torri di mattoni rossi e la neve ammantava di un silenzio sepolcrale la laguna della Vistola, il canonico non cercava riposo, bensì conferme. Il manoscritto, che cresceva lentamente sui tavoli di legno massiccio ingombri di carte astronomiche, non era soltanto un trattato matematico, ma la sentenza di morte per una visione del cosmo che aveva rassicurato l'umanità per 15 secoli. Egli sapeva che ogni cifra vergata, ogni calcolo sulle orbite planetarie, era un colpo di piccone alle fondamenta della filosofia naturale aristotelica e, di riflesso, all'autorità indiscussa delle sacre scritture, così come erano state interpretate fino a quel momento. Non vi era arroganza nel suo operato, ma una timorosa reverenza verso l'armonia divina che, ne era certo, non poteva tollerare la disordinata complessità degli equanti tolemaici. Dio, il sommo architetto, non avrebbe mai costruito un universo così goffo. La verità doveva possedere una semplicità cristallina, ed era questa semplicità che Niccolò inseguiva con l'ossessione di un amante respinto, tracciando cerchi perfetti attorno a un sole immobile, sovrano di un trono di fuoco che illuminava i figli erranti. Per oltre 30 anni, il segreto rimase custodito come una reliquia pericolosa. Le copie del suo breve sommario, il Commentariolus, erano circolare come sussurri tra pochi eletti, scatenando curiosità e mormorii nelle corti d'Europa e finanche nei giardini del Vaticano, dove il pontefice Clemente VII aveva ascoltato con benevolenza l'esposizione delle nuove teorie nell'anno 1533 d.C. Tuttavia, il passo decisivo, la pubblicazione dell'opera magna, restava bloccato da una barriera di prudenza che confinava con il terrore. Niccolò temeva lo scherno dei matematici più che il rogo dell'Inquisizione. Temeva di essere deriso per aver osato fermare il sole e scagliare la terra in una danza vertiginosa. La sua mente, lucida e metodica, calcolava non solo le precessioni degli equinozi, ma anche le conseguenze sociali di una tale rivelazione. Come poteva spiegare al contadino, al mercante, al vescovo, che il suolo sotto i loro piedi, apparentemente così solido e fermo, ruotava su se stesso a una velocità inimmaginabile? Il mondo non era pronto, o forse era lui a non essere pronto ad affrontare il mondo. Fu allora, nell'anno 1539 d.C., che il destino bussò alla sua porta sotto le spoglie di un giovane e impetuoso matematico protestante, Georg Joachim Rheticus. L'arrivo di questo discepolo luterano nella roccaforte cattolica di Frombork, in un'epoca in cui l'Europa era lacerata dallo scisma religioso e i roghi dell'intolleranza ardevano ovunque, rappresentava di per sé un miracolo, una testimonianza che la sete di conoscenza poteva trascendere l'odio teologico. Il vecchio astronomo, ormai stanco e appesantito dall'età, vide nel giovane Rheticus il fuoco che a lui mancava. Tra i due nacque un legame intellettuale profondo, quasi filiale. Rheticus divenne la voce che Niccolò aveva soffocato in gola per decenni,
Con l'entusiasmo della gioventù, esortò, pregò e infine convinse il maestro a liberare la sua opera dalle catene del silenzio. Fu grazie a questa spinta vitale che il manoscritto, intitolato De Revolutionibus Orbium Celestium, prese la via di Norimberga per essere dato alle stampe, affidato alle mani esperte dei tipografi tedeschi. Ma la tragedia, sottile e velenosa, attendeva nell'ombra, pronta a colpire proprio nel momento del trionfo. Mentre le pagine venivano composte con i caratteri di piombo, Niccolò, rimasto in Varmia, sentiva le forze abbandonarlo. Il suo corpo, un tempo robusto abbastanza da guidare la difesa del castello di Holstein contro i cavalieri teutonici, ora cedeva sotto il peso degli anni. Nel dicembre dell'anno 1542 d.C., un colpo apoplettico lo abbatté, lasciandolo paralizzato per metà e confinato in un letto di dolore, prigioniero di una mente che iniziava a vacillare tra la realtà e il delirio. Mentre giaceva inerme, a centinaia di chilometri di distanza, si consumava il tradimento che avrebbe segnato la ricezione della sua opera per i decenni a venire. Andreas Osiander, il teologo luterano incaricato di supervisionare la stampa, temendo la reazione furiosa dei teologi e dei filosofi, decise arbitrariamente di inserire una prefazione non firmata. Ad lectorem de hypothesibus uius operis. In quelle righe, scritte all'insaputa dell'autore, Osiander riduceva il lavoro di una vita a una mera finzione matematica, un artificio utile per il calcolo delle date e delle posizioni astrali, ma privo di qualsiasi pretesa di verità fisica. Non è necessario che queste ipotesi siano vere e nemmeno verosimili, scriveva il teologo, pugnalando al cuore l'intento realistico di Copernico. Egli non aveva speso notti insonni al freddo per creare un semplice strumento di calcolo. Egli aveva cercato di descrivere la vera architettura del creato. Ma inchiodato al suo letto di morte, incapace di parlare, incapace di scrivere, Niccolò ignorava questo sgarbo finale. La sua battaglia era ormai contro la morte, un'orbita che si stava chiudendo inesorabilmente. Il 24 maggio dell'anno 1543 d.C., l'ultimo giorno della sua esistenza terrena, divenne il palcoscenico di una coincidenza così perfetta da sembrare orchestrata dalle stelle stesse. Si narra che, mentre il respiro del vecchio astronomo si faceva sempre più rantolante e i suoi occhi, velati dalla malattia, fissavano un punto invisibile nel vuoto, un messaggero a cavallo giunse trafelato alle porte della cattedrale. Portava con sé il primo esemplare stampato del De Revolutionibus. Le mani tremanti degli assistenti posarono il volume rilegato sul petto del morente. Le dita di Niccolò, ormai fredde e prive di sensibilità, sfiorarono la copertina rigida, percependo forse, in un ultimo barlume di coscienza, la consistenza fisica del suo lascito. Non vi fu gioia, né rabbia per la prefazione spuria che non poté leggere. Vi fu solo il compimento. Come il sole che tramonta per lasciare spazio alla notte, Niccolò Copernico esalò l'ultimo respiro, avendo tra le mani la prova che la Terra non era il centro di tutto, liberando l'anima verso quel cielo che aveva tanto amato e studiato, lasciando dietro di sé un mondo che, senza ancora saperlo, era cambiato per sempre. La sua caduta fisica coincise con l'ascesa della sua idea, ma fu un'ascesa lenta, dolorosa e contrastata. Il libro, diffuso nelle università e nelle biblioteche, fu inizialmente accolto come un'opera di matematica oscura e difficile, letta da pochi e compresa da ancor meno. La prefazione di Osiander funse da scudo, proteggendo il testo dalla condanna immediata della Chiesa, ma al prezzo di sterilizzarne la potenza rivoluzionaria. Per decenni, gli astronomi usarono i calcoli di Copernico predicando ancora la fisica di Aristotele, vivendo in una contraddizione schizofrenica. Fu necessario attendere l'avvento di altri giganti, uomini che avrebbero guardato attraverso tubi ottici e calcolato ellissi perfette, perché il seme piantato a Frombork germogliasse pienamente. Niccolò morì nella solitudine della sua stanza, ignaro che il suo nome sarebbe diventato aggettivo di una rivoluzione, simbolo di un rovesciamento prospettico che avrebbe detronizzato l'uomo dal suo piedistallo cosmico. In quel momento finale, egli non era un eroe e non era un eretico.
era soltanto un uomo che aveva guardato l'abisso sopra la sua testa e non aveva battuto ciglio, accettando che l'infinito non ruotasse per compiacerlo. La cattedrale di Fromborg accolse le sue spoglie sotto il pavimento, in una tomba anonima, quasi a voler nascondere colui che aveva osato ridisegnare il cielo. E mentre il corpo ritornava polvere, unendosi a quella terra che egli aveva dichiarato essere un pianeta tra i pianeti, il suo spirito sembrava aleggiare ancora tra le sfere celesti, osservando con distacco le dispute meschine degli uomini che, laggiù in basso, continuavano a credersi immobili al centro dell'universo. La storia non si fermò con la sua morte, al contrario, accelerò. Le pagine del suo libro iniziarono a viaggiare, portando con sé il virus del dubbio, infettando le menti più brillanti del secolo successivo, preparando il terreno per il processo a Galileo e per la sintesi newtoniana. Ma tutto questo apparteneva al futuro. Un futuro scritto con l'inchiostro indelebile di quella notte di maggio dell'anno 1543, quando un uomo morì, toccando l'eternità rilegata in pelle, ignaro che quel tocco avrebbe fatto tremare i troni dei re e gli altari dei pontefici. Eppure, mentre il mio ultimo respiro si confondeva con l'aria fredda della Prussia, mentre la nebbia saliva dalle acque della laguna della Vistola per avvolgere la cattedrale di Fromborg, io non sentivo il fragore di quei troni che crollavano, ma solo il silenzio siderale, quella musica delle sfere che per tutta la vita avevo cercato di udire tra i calcoli e le osservazioni. La morte non giunse come un predatore, ma come una vecchia amica che mi invitava finalmente a vedere senza l'ausilio di strumenti rudimentali, a comprendere senza il velo dell'imperfezione umana. Il libro, il mio De Revolutionibus Orbium Celestium, giaceva lì, stampato a Norimberga, odoroso di inchiostro fresco e di carta pressata, un testamento che avevo trattenuto per quasi 4 decenni, temendo non tanto il rogo, quanto il ridicolo di chi non sa guardare oltre il proprio naso. Avevo paura che il mondo, ancorato alle certezze aristoteliche e tolemaiche, come una nave incagliata in un porto sicuro ma stagnante, non fosse pronto a levare l'ancora verso l'oceano spaventoso dell'infinito. Non sapevo, in quel momento di trapasso, che un'ultima ironia, amara e necessaria, avrebbe accompagnato il mio lascito. Andreas Osiander, il teologo luterano che aveva supervisionato la stampa, aveva inserito una prefazione non firmata, un avviso al lettore che riduceva la mia opera a una mera ipotesi matematica, un artificio utile per il calcolo, ma privo di verità fisica. Egli scrisse che non era necessario che queste ipotesi fossero vere, e nemmeno verosimili, ma che bastava che fornissero un calcolo conforme alle osservazioni. Che tradimento sottile, eppure, col senno di poi, che scudo formidabile. Quella menzogna permise al mio libro di circolare indisturbato per decenni, di infiltrarsi nelle biblioteche dei conventi e nelle università, mascherato da innocuo manuale di calcolo, mentre al suo interno batteva il cuore pulsante di una rivoluzione che avrebbe scardinato l'uomo dal centro del creato. Perché è questo che ho fatto, e la consapevolezza di ciò mi ha accompagnato nell'eternità. Non ho solo spostato il sole al centro e la terra alla periferia. Ho inflitto all'orgoglio umano la ferita più profonda e narcisistica della sua storia. Fino a quel momento, l'uomo si credeva il protagonista assoluto del dramma divino, seduto sul trono immobile attorno al quale tutto danzava in segno di omaggio. Io gli ho detto che non era un re, ma un vagabondo su un granello di polvere rotante, perso in un cosmo vasto e indifferente. Ho detto ai teologi che il cielo non era sopra le loro teste in senso assoluto e che l'inferno non era sotto i loro piedi, perché in una sfera che ruota nel vuoto, il sopra e il sotto perdono ogni significato. Era un pensiero vertiginoso, un abisso in cui era facile cadere e smarrirsi, ed è per questo che la Chiesa, inizialmente distratta, impiegò 73 anni prima di dichiarare la mia opera sospesa finché non fosse stata corretta. Ma la verità è come l'acqua. Trova sempre una via per sgorgare, anche attraverso la roccia più dura del dogma. Io ero morto, sepolto sotto il pavimento della cattedrale in una tomba anonima,
ma il mio spirito viveva nelle menti di coloro che osarono guardare attraverso il buco della serratura che avevo aperto. Ho visto, dalla mia prospettiva eterna, Giordano Bruno, quel frate visionario e impetuoso, prendere il mio sistema solare e farlo esplodere verso l'infinito, popolando l'universo di infiniti mondi e infiniti soli. Ho sofferto con lui quando, nell'anno 1600, le fiamme di Campo de' Fiori a Roma consumarono la sua carne, ma non la sua idea. Lui morì perché aveva osato trarre le conseguenze filosofiche e teologiche che io, prudente canonico, avevo solo sussurrato tra le righe. E poi venne Tycho Brahe, il nobile danese con il naso d'argento, che osservò i cieli con una precisione maniacale, accumulando tesori di dati che avrebbero servito il vero architetto del nuovo cielo, Giovanni Keplero. Ah, Keplero, quell'uomo tormentato e geniale, che prese i miei cerchi perfetti, a cui ero rimasto fedele per un residuo di amore platonico, e li spezzò, trasformandoli in ellissi. Fu lui a capire che la velocità dei pianeti non è costante, che la natura non ama la nostra idea di perfezione geometrica, ma segue leggi fisiche dinamiche. Egli ripulì il mio sistema dagli ultimi orpelli dell'astronomia greca, rendendolo una macchina celeste precisa e inesorabile. Senza di lui, il mio lavoro sarebbe rimasto un'intuizione incompiuta, ma fu con Galileo Galilei, il fiorentino dallo sguardo acuto, che la battaglia divenne guerra aperta. Quando egli puntò quel tubo con le lenti verso il cielo, nell'anno 1610, e vide le fasi di Venere, che dimostravano senza ombra di dubbio che il pianeta girava attorno al Sole. Quando vide i satelliti danzare attorno a Giove, dimostrando che non tutto ruotava attorno alla Terra, in quel momento la mia teoria cessò di essere inchiostro e divenne vetro, luce, realtà tangibile. Ho sentito il dolore della sua abiura, il peso della sua vecchiaia trascorsa agli arresti domiciliari ad Arcetri, ma sapevo che la sua sconfitta era solo apparente. La Terra si muoveva, e con essa si muoveva la mente umana, inarrestabile verso l'illuminazione della ragione. La mia eredità non è stata dunque la semplice soluzione di un problema cinematico, ma la fondazione di un nuovo modo di essere umani. Ho insegnato al mondo che l'apparenza inganna, che i sensi ci dicono che il sole sorge e tramonta, ma la ragione ci dice che è la Terra a voltare la faccia alla luce. Ho insegnato l'umiltà cosmica. Se non siamo il centro fisico dell'universo, allora forse non siamo nemmeno il fine ultimo della creazione, ma parte di un tutto molto più grande, misterioso e magnifico di quanto le sacre scritture, lette alla lettera, avessero mai osato suggerire. La scienza moderna è nata da questo strappo, da questa separazione dolorosa tra ciò che vediamo e ciò che è. Per secoli le mie ossa sono rimaste perdute, mescolate alla polvere di altri canonici e nobili sotto il pavimento della cattedrale di Frauenburg, che voi chiamate Fromborg. La storia ha marciato sopra la mia testa. Guerre, carestie, imperi che sorgevano e cadevano, la Prussia che diventava Germania, poi Polonia, i confini che si spostavano come le dune di sabbia. Sembrava che l'uomo, pur avendo accettato il mio universo, avesse dimenticato l'uomo che glielo aveva donato. Ma la scienza, figlia della mia stessa curiosità, non dimentica. Nell'anno 2005 gli archeologi iniziarono a cercare. Trovarono un teschio, il teschio di un uomo di 70 anni, con il naso rotto, una cicatrice sopra l'occhio sinistro. E poi il miracolo della genetica, un capello ritrovato in un mio libro, il Calendarium Romanum Magnum di Johannes Stöffler, conservato a Uppsala in Svezia, combaciava con il DNA di quel dente estratto dal teschio. Ero stato ritrovato il 22 maggio dell'anno 2010, quasi 500 anni dopo la mia morte. Ho ricevuto un secondo funerale. Questa volta non c'era il silenzio dell'anonimato, ma il suono solenne dell'organo e la benedizione dei primati di Polonia. Sulla mia nuova tomba di granito nero è stato inciso un modello del sistema solare, con un sole d'oro al centro e 6 pianeti che orbitano attorno. È stata una riconciliazione tardiva ma potente
tra la fede che ho servito per tutta la vita come canonico e la verità che ho servito come scienziato. Hanno capito, finalmente, che lodare la grandezza del creato attraverso la comprensione delle sue leggi è la forma più alta di preghiera. Oggi, mentre voi guardate le immagini inviate dai telescopi che orbitano nello spazio, telescopi che portano i nomi dei miei successori, mentre contemplate le galassie lontane miliardi di anni luce, ricordatevi di quel canonico polacco che, in una torre fredda e isolata, senza telescopio, armato solo di un quadrante di legno e della potenza del pensiero razionale, osò fermare il sole e spingere la terra. Ricordatevi che ogni volta che dubitate del comune sentire e cercate una verità più profonda, nascosta dietro il velo delle apparenze, voi state compiendo un atto copernicano. Non abbiate paura di essere sbalzati via dal centro. È nella periferia, nel movimento, nel viaggio continuo attorno alla luce della verità, che l'uomo trova la sua vera dignità. Il mio viaggio è compiuto e il libro è chiuso, ma le pagine dell'universo sono ancora tutte da sfogliare. Il cielo non è un soffitto, ma una porta senza cardini, spalancata sull'abisso meraviglioso dell'ignoto. Vi lascio con la vertigine di chi sa di essere piccolo, ma capace di contenere l'infinito nella propria mente. Che la vostra curiosità non conosca mai riposo e che il vostro sguardo sia sempre rivolto verso l'alto, non per cercare divinità capricciose, ma per leggere l'ordine matematico che regge ogni cosa, dal filo d'erba alla stella più lontana. Ora il sussurro della storia deve passare ad altre labbra, ad altre anime che hanno plasmato il vostro mondo con il fuoco, con la spada o con la penna. Scrivete nei commenti chi desiderate che emerga dalle nebbie del tempo per raccontarvi la sua verità. Chi volete che prenda la parola dopo di me per svelare i segreti di un'altra epoca. Io ritorno al silenzio delle sfere, lì dove tutto è luce immobile ed eterna.